Ciao ballerini, io sono Arianna. Come ho vinto in 2 giorni 2 titoli mondiali in una competizione di ballo? Oggi vi svelo il mio segreto e alla fine di questo video avrete 3 azioni concrete per migliorare da subito le vostre performance di ballo. Io sono Arianna Bazzini, campionessa mondiale di danze caraibiche, maestra di ballo, coreografa e ballerina professionista. Se vi siete persi i miei video precedenti, potete guardarli cliccando sui link in descrizione. Se anche tu vuoi ottenere grandi risultati e soddisfazioni, sfruttare al massimo le tue capacità nel ballo e le tue potenzialità, puoi iniziare a farlo iscrivendoti al mio canale Arianna Bazzinis Coaching, nel quale tratto temi di competizione di ballo, preparazione ad una competizione di ballo, cura del look di un ballerino, tutorial, lezioni online e masterclass. Video dopo video ti svelerò dei trucchetti che potrai mettere in pratica da subito anche nelle tue coreografie. Allora, ho deciso di fare questo video appena rientrata da una competizione di ballo tenutasi a Parigi, nella quale mi sono aggiudicata 2 titoli mondiali, quindi 2 primi posti. Un primo posto con il mio assolo di salsa e un altro primo posto il giorno successivo con mia sorella Eva Bazzini, con la nostra formazione in duo. Scelgo di raccontarvi la mia esperienza, mossa da questo entusiasmo di condividere con voi quelli che secondo me sono stati gli elementi che mi hanno portato all'ottenimento di questa vittoria, e ti anticipo che alla fine di questo video ti darò 3 consigli utili che potrai applicare da subito per potenziare le tue coreografie. Allora, il mondo delle gare di ballo è proprio un mondo a sé che bisogna imparare ad apprezzare in tutte le sue sfaccettature e anche ad amare, ahimè, quando ci sono anche delle delusioni. Ovviamente la comprensione poi di questo mondo avviene soprattutto con l'esperienza in prima persona. Se all'inizio del mio percorso nelle competizioni di ballo avessi trovato dei video inerenti a questi argomenti, sarei stata tutto il giorno davanti al computer, perché per me era molto importante prepararmi alla cosa, sapere a che cosa sarei andata incontro e capire quali fossero tutti i meccanismi che si celano dietro a questo microcosmo. So che queste mie riflessioni e questi miei video inerenti a questo tema potrebbero essere veramente di aiuto a chi, come te e come me, respira, vive e frequenta il mondo delle competizioni di ballo, di danza, sia nazionali che internazionali. Bene, arriviamo al punto centrale di questo video. Senza dubbio un elemento fondamentale per la buona riuscita di una performance di ballo è l'allenamento, il quale deve essere costante e soprattutto la nostra mente deve considerarlo, immagazzinarlo e percepirlo come un qualcosa di piacevole per il nostro corpo e non come qualcosa che facciamo con fatica o come un dovere, anche se appunto se sei un ballerino professionista o comunque gareggi nelle competizioni di ballo è anche un tuo dovere fare un buon allenamento. Mi piace molto questa frase che cerco di ricordarmi ogni mattina quando mi alzo dal letto e dico ok, vado ad allenarmi. Adesso scrivetevela sul muro: allenati ogni giorno come se fosse la tua gara più importante e affronta la tua gara più importante come se fosse un semplice allenamento. Prima di questa fase però c'è la fase della creazione della coreografia, che determinerà già in buona parte il tuo risultato finale. Lo studio della musica scelta per la nostra coreografia, lo studio della musicalità dei passi che inserisco, ovvero la connessione dei tuoi elementi coreografici con la musica, l'inserimento di quelle che sono le tue skills. Quindi cosa vuol dire skills? Sono le tue capacità di una certa difficoltà tecnica e soprattutto capacità che ti caratterizzano. Quindi la prima parte del tuo lavoro e del mio come coreografa si basa su tutti questi elementi. Per esempio io nel tempo ho iniziato ad acquisire una certa consapevolezza tecnica dei movimenti del mio corpo, una certa esperienza, e la cosa più importante che ho capito è che noi ballerini quando ci esibiamo davanti a un pubblico siamo un vero e proprio intrattenimento per il pubblico ed anche per i giudici di gara. Quindi un ballerino deve aggiungere a quelle che sono le sue doti, le sue caratteristiche, la proiezione. Che cos'è la proiezione? È il contatto che il ballerino o performer instaura con il suo pubblico nel momento della sua performance o anche appena calca il palcoscenico.
Ad esempio, talvolta non vi siete mai accorti che un gesto, uno sguardo, vale 1000 volte di più di un gesto tecnico perfetto. Ovviamente parlando a livello empatico, quindi pensando a questa connessione tra performer e pubblico. Ognuno ovviamente ha e deve sviluppare il suo modo di stabilire questa connessione con il pubblico. E ovviamente questo modo può anche variare, può variare di anno in anno, può variare di spettacolo in spettacolo e ovviamente varierà anche da ballerino in ballerino. Una spiccata personalità è l'elemento vincente. Il pubblico deve apprezzare il tuo valore artistico in quanto del tutto unico, esclusivo e irripetibile. Capendo l'importanza di questo concetto durante la creazione delle mie coreografie e l'allenamento per partecipare a queste competizioni, ho capito che dovevo semplificare alcune parti della mia coreografia, rinunciando a un gesto tecnico per sostituirlo con qualcosa che valorizzasse la mia personalità e la mia interpretazione musicale e di conseguenza sostituirlo con qualcosa che fosse del tutto unico, esclusivo e irripetibile. Volevo appunto che la mia performance avesse come valore primario la proiezione. Ragazzi, parliamoci chiaro, il mondo è veramente pieno di ballerini forti tecnicamente e magari sono imbattibili sotto quel punto di vista, ma se scavi dentro di te e sfrutti la tua personalità al 100%, nessuno potrà mai essere uguale a te. Se cambi la tua mentalità alla luce di queste riflessioni, puoi anche tu da subito potenziare le tue coreografie, renderle più personali. Anche tu puoi applicare da subito nelle tue performance questo concetto. Segui e metti in pratica questi 3 consigli. Consiglio numero 1. Individua nella tua coreografia alcuni elementi che ti creano ansia per la performance, che ti mettono in difficoltà o con i quali non ti senti a tuo agio. Ovviamente sto parlando di elementi che anche dopo aver allenato a lungo ancora non ti convincono, ancora non li senti veramente tuoi. Consiglio numero 2. Ascolta attentamente il tuo brano musicale, mettilo proprio in cuffia e nei punti nei quali vuoi sostituire un elemento che appunto ti crea disagio per la performance, traduci il testo, oppure se è un brano solo strumentale cerca di ascoltare quali sono gli strumenti che predominano in quella parte della musica. Consiglio numero 3. Con lo studio e la comprensione della parte musicale interessata, sostituisci gli elementi che per te sono elementi di difficoltà con qualcosa che ti mette a tuo agio, con qualcosa che ti valorizzi artisticamente, che ti valorizzi dal punto di vista della proiezione, della connessione, dell'empatia con il tuo pubblico. E tu mi chiederai, con cosa posso sostituire questi elementi? Questo devi cercarlo nella tua creatività e nella tua personalità. Per esempio, come ho detto prima, può essere un gesto, può anche essere un gesto semplice, un gesto ironico, un gesto forte, un gesto drammatico, può essere anche semplicemente uno sguardo. Focalizzati sulla proiezione e soprattutto non fermare mai il tuo flusso creativo e filmati mentre stai sperimentando, perché a volte facciamo dei gesti spontanei che sono bellissimi ma che poi non riusciamo a ripetere perché sono gesti che sono stati dettati dalla nostra spontaneità, dalla spontaneità del nostro corpo e solo in quel preciso momento. Bene, in poche pillole questo è il metodo che uso personalmente per creare le mie coreografie e le coreografie per i miei allievi. I miei allievi non saranno mai la mia copia, perché? Perché io cerco di insegnare loro a sperimentare, a scoprire la loro personalità. La cosa più bella che posso fare quando lavoro con i miei allievi è aiutarli a potenziare il loro valore artistico, che è unico. Ragazzi, per ripetere i concetti fondamentali di questo video: proiezione, connessione, empatia, valore artistico unico, irripetibile, esclusivo, questi sono i valori che secondo me mi hanno portato al raggiungimento di questo risultato che ho sempre sognato. Sono questi gli elementi che mi hanno portato alla vittoria di questi 2 titoli mondiali. Ti sfido ad applicare questi consigli nelle tue coreografie e soprattutto fammi sapere cosa ne pensi commentando il video qui sotto. Se ti è piaciuto il video ti ricordo di iscriverti al mio canale Arianna Bazzinis Coaching e attivare la campanella per ricevere le notifiche, così non perderai i prossimi video che pubblicherò inerenti al nostro fantastico mondo del ballo e della danza. Ah, e non dimenticare di seguirmi su Instagram. Ciao ballerini, ci vediamo al prossimo video!